Guardate che succoso dentro. Da paura. Ma uno che ti imbocca cos'è? Chi è? Assaggia, pare mio. La bontà che cos'è? Vi faccio una ricetta col pollo pazzesca, col sovraccoscio e tantissime verdure. Ingredienti: germogli di soia, asparagi, zenzero, peperoncino, cipollotto fresco, lime, fagiolini cinesi lunghi, anacardi tostati ma non salati e poi sovraccosci di pollo con tutta la pelle. Non gli levate la pelle, raga, perché è proprio buona. Quando diventa bella abbrustolita, bella croccante. Io faccio 3 incisioni in questa maniera, così facciamo penetrare il gusto e il sapore dentro la carne del pollo. Succo di lime, che è perfetto, ci sta benissimo. Se non c'è del lime e il limone è la stessa cosa. Poi un pochino di sale, un pezzetto di zenzero. Ora vi faccio vedere il trucchetto che mi ha insegnato Mai, di mettere la carta alluminio sulla grattugia per lo zenzero e poi di grattare lo zenzero qui. Che faccio? Lo prendo e lo metto tutto quanto qui nel pollo. Mi sono avanzati 2 asparagi. Che fai? Levi tutto quello che non si può mangiare perché è duro come un sercio questo qua, la parte finale del gambo. Tagliamo le punte e poi la parte un pochino più dura la tagliate a metà. Li conoscete questi? Ormai si cominciano a vedere. Sono i fagiolini quelli cinesi. Cinesi ma sono coltivati qua in Italia. Quindi dobbiamo togliere queste parti, tagliati i fagiolini, grossolani. Così, questa è la grandezza giusta. Cipollotto e ce lo mettiamo così, tagliato grossolanamente. Anche la parte verde tagliamo, un po' di piccante non ce lo metti. Lo a metà, peperoncino fresco e per finire germogli di soia. Quando incomincia a scaldarsi l'olio, ma non è proprio bollente bollente, incominciate a metterlo. Io farei così, lo terrei un po' pigiato in questa maniera, così rimane un po' piatto. Ci riusciremo? Ci proviamo, dai. Nella wok antiaderente mettete un altro po' di olio, mettete il cipollotto, sta super bene l'anacardo, non salato, se lo trovate, è meglio ancora, tostato ma non salato, gli date una botta di coltello, così, piano piano piano, così ci avrete anche un po' di croccante, la frutta secca, vi dicono che fa bene, che si deve mangiare, e noi la mangiamo dappertutto la frutta secca, non lo giriamo fino a quando non cominciamo a vedere che diventa un po' bianco intorno intorno. Anacardi, peperoncino, i gambi degli asparagi, tutto cotto molto velocemente. I fagiolini cinesi, e qualcuno dirà vabbè, ma per forza cinesi, puoi comprare pure i fagiolini normali, però tu lo sai che adesso non è periodo, i fagiolini qui italiani ci stanno a giugno, inizio giugno, quando sono proprio buoni e sono quelli di stagione, quindi stiamo sempre attenti alla stagione. Gli asparagi sono stagionali, se non puoi mettere questi fagiolini puoi mettere gli agretti, puoi mettere le fave, puoi mettere i piselli, puoi mettere gli spinaci, metti quello che ti piace. Andiamo con le punte d'asparagi, andiamo con un po' di sale, andiamo con i germogli di soia. Questi una volta cotti si riducono a niente, quindi metteteli, fatela girare, vedi, su tutta la superficie, dovete lavorare su tutta la superficie della wok. Allora guardate il pollo, incomincia a diventare bianco da queste parti e allora proprio all'orientale, spengo tutto, cominciamo a preparare il piatto, mettiamo le verdurine belle, guardate i colori stupendi. Quando è pronto il pollo? Quando entra il coltello o le pinze in questo caso e escono facilmente, non c'è resistenza, il pollo è cotto. Un po' di anacardi sbriciolati, assaggiamo, lo voglio assaggiare bene però, con tutto, pollo, 2 verdurine, così. Mi sembra Stentelandia, la nostra. È una ricetta variegata, è una ricetta piena di colore, una ricetta di quelle buone, che vi fa capire che il pollo è fantastico. Ci abbiamo il petto di pollo, ci abbiamo un po' di fragole, ci abbiamo i piselli, ci abbiamo il peperoncino, ci abbiamo gli asparagi, ci abbiamo il cipollotto, ci abbiamo l'aglio, ci abbiamo i funghi shiitake che non sono obbligatori, anche i champignon vanno bene, ci abbiamo un po' di bieta, ci abbiamo il kefir, quel latte che ormai va molto di moda, no? È un po' acido, che è fantastico, è ricco di fermenti. Abbiamo il burro chiarificato,
abbiamo l'olio extravergine d'oliva, abbiamo il curry, poi c'ho 3 tipologie di curry, poi abbiamo una banana, tu dici con questa banana che ci devi fare? Tu cucini e fa la salsa. E poi infine abbiamo il riso jasmine. Riso, verso l'acqua, accendo il fuoco, mettiamo già un po' di sale perché se no ce lo dimentichiamo. Non si rimane con le mani in mano. Andiamo avanti. Olio di quello buono, uno spicchietto d'aglio, cipollotto. Tagliamo così il verde del cipollotto. Fino qua mi fermo perché poi a me mi servono questi cipollotti fatti così. Poi gli asparagi di Sandro, dell'altro Sandro. Il gambetto possiamo farlo, ecco, all'incirca di questo spessore. Butto prima i piselli. Un po' di sale. Un goccetto d'acqua ci aggiungiamo. I gambi degli asparagi. Ecco qua, così. Eccolo qua. E per finire il verde del cipollotto. Metto anche il verde, guardate che bei colori, belli scrocchiarelli. Immaginate sotto i denti, avete delle verdure cotte, avete questi asparagi sotto i denti che sono croccanti e allo stesso tempo hanno questo gusto, come dicono quelli sommelier, erbaceo. Erbaceo, che vuol dire un po' amaretto, un po' amaro, però li lascio così. Un pizzico di sale, un goccetto d'olio. E mo mettiamo un po' di pepe, mi viene da ridere perché, sentite qua? Sentite un po'? Saranno cotti? Vediamo un po'? Mi metto questi ingredienti qua dentro, così li mettiamo da parte. Tiè, il riso vedete sta bollendo l'acqua, quindi lo copro bene, via. Quindi tante verdure. Prendo la bieta, guardate che colori, aglio fresco. Ecco qua, andiamo, quelli piccoletti li lasciamo interi, così, e adesso ci divertiamo a cuocerli velocemente, così alziamo al massimo e adesso così, vi divertite a saltarli, ci mettiamo un po' di sale, tirano pochissima acqua fuori, eccoli qua. E adesso è pronto il riso, eccolo qua, spengo. Subito versato dentro un contenitore, è normale che non mi serve solo per questa ricetta. Questo è il riso che Mario impazzisce. Un bel petto di pollo, guardate che bello. Quindi che facciamo? Questa operazione qua, tagliamo a strisciolini il pollo, l'acqua bolle, eccolo qui. Ma vi ricordate quei 2 gambi d'asparago? Noi buttiamo, facciamo un brodino, no? Giusto, no? Così tutto bello saporito, gustoso. Un po' di sale. È tenerissimo, ecco qua. E adesso lo metto subito qua dentro. Banana. Ma dici, ma perché mo sta banana? E mo ve lo dico io, state calmi, tranquilli. E intanto c'è una banana tagliata a pezzettoni così come capita. Tagliamo un po' di cipolla. Grossolana pure questa, non c'è bisogno. Cipolla. Burro chiarificato, mi si sta a sciogliere. Sentite oggi che caldo che fa. Prendiamo il curry. C'ho 4 diversi tipi di curry. Metto il curry qui, guardate, vedete? Facciamo un po' attaccare sto curry qui sulla padella. Quando ci aggiungo un goccetto d'acqua, al massimo alzando la temperatura dell'induzione, vai. Mamma mia come picca! E adesso è esaltato dall'acqua, è esaltato proprio al massimo. Butto le banane, diamo dolcezza, zacchete. Non fate attaccare niente e poi aggiungiamo il kefir, il latte fermentato. Delle volte il curry è anche già abbastanza saporito, ci vuole un po' di sale. Mazza ma pizzica, oh. Spengo tutto, sciò, metto qui dentro e mo frulliamo. Che bella. Perfetta, guardate che bella. E incominciamo a impiattare. Funghi, tutto separato e ve lo unite come volete voi. Piselli e asparagi, guardate che colori, la bieta. Eccoli qua. Il riso, non esagerate con il riso, le punte degli asparagi. Qua, guardate che belle, già lavate, Frutta, verdura.
ci abbiamo tutto. Poi il pollo, il nostro amichetto, che lui insomma ci accompagna sempre durante i nostri giorni, durante le nostre feste, è un po' il nostro proprio compagnuccio. Eccolo qua. Immaginate questa salsetta, guardate che spettacolo, hai capito? Da un pollo bollito o da un pollo grigliato del giorno prima, quello che può accadere. E la mia insalatina è pronta. Mo però si assaggia. Voi fate così, fate un bel mescolone, con i funghi shiitake o tutto quanto. Da paura. Oggi faccio impazzire veramente. Volevamo fare un bello spiedino di pollo marinato al kefir o allo yogurt se volete, con una bella insalatina greca, bella, fresca, buona. Gli ingredienti. Prima di tutto l'ingrediente principale, quello che ci abbiamo sempre a casa, un bel petto di pollo, guardate, con tutta la pelle, mi raccomando, non va fate toglie la pelle. La feta greca, i fiori di cappero, il latte kefir, la lattuga, abbiamo la cipolla bianca e rossa, il cetriolo, il limone, le olive greche, pomodori di tutte le tipologie ho preso oggi, i peperoni gialli e rossi e un po' d'olio extravergine oliva, un sacco di roba, poi ce l'avete tutta fatta a casa, roba semplice, non ci vuole niente. Io mi sono fatto smontare il petto di pollo, tolgo tutte quante queste parti un po' più grassette, no? E faccio dei bocconcini, così, va bene? Dei piccoli bocconcini. Prendo il pollo dentro una bella ciotola, con la mano che fa da filtrino, cerco di filtrare il succo di limone. Ecco qua, abbondante, Mettetelo, Mettetelo che serve. Lo yogurt è pazzesco per marinare. Io sto usando il kefir, aiuta la marinatura del pollo. Ecco qua, così. Poi un goccetto d'olio, che famo? Ce lo facciamo mancare? No, assolutamente, no? Tiè, perfetto. Ecco qua. Un bel po' d'origano, mescolate bene bene, così. Coltello a sega, mi raccomando, così avete pure un gioco, non rovinate i coltelli. Tagliate a metà, guardate che stupendo sto pomodoro, così. Tiè, ecco qua. E li mettiamo qui. Poi abbiamo il costoluto o pomodoro insalataro. Lo taglio a metà, vi faccio vedere sta meraviglia. Tiè, guardate che spettacolo, Pomodoro di Sorrento, un'altra meraviglia. Pochi lo conoscono, è un pomodoro eccezionale. Guardate qua che polpa che c'ha, è una bisteccona pure questo. La cipolla che fai? Non ce la metti? Lasciamo questo rosso, no? Che è interessantissimo. A me mi piace la cipolla. E direte, qualcuno dirà, ma io non ce la voglio mettere, non mi piace. Fate quello che volete voi. Però l'insieme è fantastico. Allora, per quelli che sono un po' più delicati, che non so come me, che dovete fare? Non è che va a mangiare, fate mangiare la cipolla, che vi fa bene. Metteteci un goccio d'aceto di vino bianco, ecco qua, un po' d'acqua, ecco qua, e poi faccio così, la metto al freddo, così rimane bella fresca, no? Al congelatore. Mo prendiamo i peperoni, tagliamo a dadini, così vanno un po' ovunque, e lo metto qui, così, ecco qui. Sentite come scrocchia sto peperone? Bello. Ne mettiamo un pezzettino, lo peliamo prima per le patate, tagliamo un pezzetto così e lo facciamo a fettine, va bene? Però di questa grandezza, così, di questo spessore, che si sentono sotto i denti. La lattuga, due belle foglie che vedo che fanno volume, eccole qua. Anche i cucunci, il frutto del cappero, guardate, così. E poi signore miei, che fai? Non ce la metti? E lei? Fai l'insalata greca, non ce la metti? La calamata, ragazzi. Vi ricordate quel pezzo del film con Carlo Verdone? Senti st'olive, so greche. Che buone che so. Mi piacciono da morire queste qua di calamata. Ne prendiamo giusto 6-7, ok? Eccola qua. Mo facciamo una salsetta. Una salsetta per bagnare sia il pollo che l'insalata. Con la feta greca. Mi piace. La sgrano un pochettino, no? Un po' di origano. Poi un goccetto d'acqua tiepida, eccola qua, un bel goccio d'olio degli amici miei ligari e poi frulliamo. Andiamo. Poi fa tutto questo qui, il pollo si sarà marinato e noi pronti, ragazzi. Io ho messo degli spiedini di bambù in acqua, così non si bruceranno. Più stanno in acqua e più non si bruceranno, saranno belli impregnati. Prendiamo il pollo, fate finta che sono passate un po' di ore, capito? Quindi
è a posto, è già bello marinato, ok? Pollo, cipollotto, così. Taratatata, taratatata. Guardate, sono belli pure così, sto polletto, guardate. Così, lo tamponiamo bene. Mettiamo un po' d'olietto. Tiè, così. E adesso andiamo a cuocere. Lo volete sentire? Guardate, sulla piastra liscio lo faccio. Allora, già lo so, qualcosa di vabbè, ma se mo metto a accendere il barbecue per fare questo, fallo sulla bistecchiera. Fallo sulla bistecchiera, la stessa cosa fai. Io ho questo, ho sto bel barbecue, lo uso, no? La cipolletta ce la metto. Vedete come fa? Sentite che rumore che fa? Deve essere caldo, ragazzi. Recupero tutto, la cipolletta che è cascata la recupero. Qua, vedete che faccio? Così, pulisco bene l'olio. Quanto è bello sto rumore. L'olivetta, che fai? Gliela snocciolo, gliela vogliamo snocciolare? Vogliamo fare i bravi? Fammi i bravi, dai. Gliela snoccioliamo, no? Un pizzico di sale. Ok? E poi continuo, così, guardate. Come se fosse una lasagna. Un po' di peperoni, pomodoro, così. Guardate, guardate che belle. Belli. Vai, vai. Meglio anzi. Vai, cipolla, così. Siete contenti o no? Ditevi, veramente con poco, con la spesa giusta ci avete tutto, delle grandi proteine del pollo, con pochissimi grassi e poi con sta bella insalatina, ragazzi, fate una ricarica di energia, di proteine, di fibre che non finisce mai, di vitamine. Mi raccomando, seguitemi sempre, è alla nostra.